Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata di The Flowing Wind. Oggi abbiamo con noi Monica Ciao, D'Imperio, buongiorno. buongiorno, che è la presidente dell'associazione Ricrediti. Buongiorno Monica. Beh, innanzitutto mi faceva piacere presentarti e poi insomma se ti andava di raccontare qualcosa un po' sul tuo percorso, su quello che stai facendo e poi la domanda più importante, l'associazione Ricrediti, come è nata l'idea di creare un'associazione di promozione sociale basata principalmente sull'educazione alla spesa. Questo era una delle prime cose che guardando anche sul tuo sito, guardando online, mi è rimasta molto impressa. Bene, innanzitutto ciao Alice, grazie per l'invito, grazie per questo spazio. Sì, io in realtà mi occupo dell'Associazione Ricrediti sin dalla sua costituzione, avvenuta sul territorio di Parma. In realtà, diciamo, il viaggio è partito con altri amici, eravamo in 10, Ah, ognuno con un percorso diverso, ognuno con una professionalità diversa, però tutti, diciamo, con un obiettivo comune, quello di dare una risposta a persone fragili che si trovavano escluse dal sistema bancario tradizionale. ok. Io venivo proprio da una formazione in tema di microcredito, delle esperienze nei paesi del sud del mondo come microcredito, e gli altri miei compagni di viaggio, persone che in qualche modo avevano incrociato la cooperazione internazionale, oppure il terzo settore qui sul territorio, e che a un certo punto diciamo, si sono detti perché non portare sul nostro territorio quanto appreso, imparato, sperimentato all'estero. E alla fine è nata, diciamo, tutto si è tradotto, questo lavoro di ricerca si è tradotto appunto nella costituzione di questa associazione di promozione sociale che prende appunto il nome di Ricrediti. Mhm. Ehm, Ok. e poi di lì nel 2012 sono partiti i primi programmi di microcredito. All'epoca, diciamo, tra i soci fondatori c'erano due docenti dell'Università di Parma, della facoltà di economia, Sì. c'era un commercialista, un consulente del lavoro, degli esponenti del terzo settore, dei dipendenti di banca, quindi diverse professionalità. Persone invece più formate dal punto di vista umanistico, quindi c'era una psicologa, ad esempio, una formatrice. Questo perché il microcredito, diciamo, è uno strumento complesso, Mhm. perché, diciamo, Abbraccia diversi tratta, ambiti. sì, tratta delle tematiche finanziarie, quindi classicamente, diciamo, affrontate dalle banche, come può essere quella appunto del credito, però abbinata alla fragilità, quindi un aspetto più sociale Sì. e anche un aspetto un po' psicologico, perché noi diciamo sempre che i nostri consumi sono molto legati alle nostre abitudini, al nostro vissuto e quindi anche ad una parte un po' più, diciamo, introspettiva, Certo. personale, soggettiva. All'epoca in Italia praticamente il microcredito era quasi assente, c'erano pochissime realtà, c'era Banca Etica che faceva dei progetti di microcredito, però erano pochissime realtà perché stiamo parlando del 2010, Mhm. iniziava ad arrivare la crisi in Italia, però diciamo nel terzo settore c'era ancora tanta classica beneficenza e quindi tant'è che, come dire, comunicare anche sul territorio la volontà di utilizzare il credito, quindi un contributo che deve essere restituito da persone fragili sembrava quasi, no, suonasse Sì. male perché la fragilità va sostenuta. E, e questo è vero, tant'è che il microcredito non è uno strumento trasversale, non può essere utilizzato per tutte le problematiche, in tutte le situazioni, in tutte le condizioni, ma è uno strumento che risponde ad un'esigenza particolare, perché altrimenti il rischio è quello di peggiorare la Mm. fragilità delle persone.
Ah, ok. Quindi ci sono delle condizioni, no? Per le quali si può accedere, adesso poi entreremo un po' più nel dettaglio, a questo tipo di agevolazione. Allora sì, nel senso che ci sono delle caratteristiche, quindi diciamo quello che noi richiediamo è che la difficoltà nella quale la persona, la difficoltà che la persona si trova a vivere sia una difficoltà temporanea. Quindi Ok, questo non è uno strumento che viene utilizzato in condizioni di difficoltà cronica, ma in una difficoltà temporanea. Quindi pensiamo alla perdita improvvisa del lavoro, il Covid ce lo sta dimostrando. Quindi c'è un'interruzione improvvisa per malattia, per incidente, per fallimento dell'azienda, per lutto. Quindi c'è un'interruzione improvvisa del reddito familiare, totale o parziale. A quel punto però i consumi nel breve periodo rimangono stabili, pensiamo ad esempio soprattutto alle voci principali, l'affitto, il mutuo, le utenze, cioè sono gli sì, eventuali prestiti in corso, sono tutti importi che non sono modificabili nel breve periodo. A quel punto quegli importi non sono più sostenibili dal nucleo familiare. Quindi il microcredito può intervenire in quelle situazioni in attesa che la persona ritrovi un'occupazione, in attesa che il Covid venga superato, in attesa che i ristoranti riaprano, in attesa che, come dire, la mhm, persona possa superare la patologia, diciamo, di cui è vittima, quindi riuscire a superare quella difficoltà temporanea e ripartire in autonomia. Il sostegno del microcredito impedisce che la difficoltà temporanea diventi cronica, perché se in quel momento la persona non riceve un sostegno, il problema lavorativo, ad esempio, diventa un problema abitativo, perché la persona non riesce più a sostenere mhm, l'affitto e si trova a perdere la casa e a ricevere uno sfratto. Se riceve lo sfratto, il problema abitativo può diventare familiare, perché magari certo. lo stress del periodo porta ad una separazione dei coniugi. Quindi tutta una serie di difficoltà che poi rendono la difficoltà del momento una difficoltà cronica e quindi difficilmente superabile ad un costo elevatissimo per la collettività, Ok, perché un nucleo familiare in carico ai servizi è un costo importante per la certo. collettività. Quindi diciamo, è necessario che la difficoltà sia temporanea. Accanto a questo c'è quello che tu dicevi nell'introduzione, tutto l'affiancamento alla rimodulazione delle spese familiari, perché ovviamente se si riduce il reddito, a un certo punto dobbiamo capire come rimodulare le Mhm, uscite, le spese, quindi accompagnando le persone ad esempio a ricontrattare delle situazioni debitorie esistenti, piuttosto che ad aiutarli a costruire il proprio budget familiare, quindi quanto spendevo e quanto posso spendere. Quindi ok. cercare di fare un monitoraggio che sia abbastanza continuativo in modo tale da far sì che le nuove spese diventino le nuove abitudini e che quindi poi diventino automatiche come scelte quotidiane delle persone. Avresti un caso di successo da raccontarmi o da raccontarci così? Non era preparata questa domanda, però Sì, ma ne avrai sì, sicuramente stavo tantissimi, cercando di... di, di scegliere quale, immagino, perché ne avrai Quale? sicuramente Eh, tantissimi. Ho visto anche da alcuni racconti di utenti che hanno un po' raccontato le loro esperienze e mi sono piaciuti molto, però secondo me sentirlo raccontare è diverso. certo. Sì, provo a cercare un caso di impresa e un caso di emergenza in modo tale che la storia possa, Sono 2 casi diciamo, un po' racchiudere. limite, sono 2 casi un po' limite, perché uno è il caso di un'emergenza che sicuramente da tamponare e con i casi di emergenza non si può fare altrimenti, invece i casi di imprenditorialità sicuramente bisogna avere delle buone idee, non basta però, bisogna Sì. anche. Adesso ho in mente due imprenditori, ma ve ne potrei raccontare anche altri. Vi racconto ad esempio il caso di Alphonse, che ormai è il caso che racconto sempre. Poi tutte le volte che ti chiedono il racconto c'è sempre no, l'identikit, quindi meglio italiano, meglio straniero, meglio maschio, femmina. Quindi vabbè, io ne prendo uno a caso, una persona a cui sono anche affettivamente legata, perché è uno dei nostri primi finanziati. Lui era già un imprenditore, aveva
diciamo, una ditta di autotrasporto, quindi lui aveva 7 mezzi con cui realizzava i trasporti conto terzi. Aveva dei dipendenti che per lui guidavano i mezzi. Il settore però dell'autotrasporto dopo il 2010 ha iniziato progressivamente a ridurre le tariffe, quindi lui a un certo punto si è trovato ad avere 7 mezzi, avere un unico mezzo con un unico dipendente, ad aver lasciato a casa tutti gli altri dipendenti e a quel punto a chiedersi ma che senso ha? Io non riesco più a sostenere l'attività con le tariffe che mi propongono, devo reinventarmi. Un giorno era a Piacenza, realizzava le sue consegne, ha visto una coda fuori ad una macelleria Ah, e quindi ha parcheggiato il camion e è andato a guardare perché in quella macelleria c'era la coda. Quindi questo è già il primo punto, no? La differenza del suo sguardo rispetto al mio, che non sono un'imprenditrice, sono una consumatrice. Quindi io in una coda vedrei la noia. l'attesa, la noia, lui ci vede un'opportunità. Quindi già questo è un cambio di sguardo. E si è accorto che in quella macelleria l'imprenditore aveva fatto la scelta di assumere 5 dipendenti di 5 etnie diverse, Ah, perché ciascuno di loro parlava una lingua diversa, quindi poteva parlare a dei clienti diversi, ma non soltanto in maniera linguistica, ma anche a livello di cucina e tradizione. Quindi, semplificando, la persona dell'America Latina che si rivolgeva a quella macelleria sapeva di trovare qualcuno che potesse lo dargli il capisse. pezzo di carne esatto per le ricette tipiche del loro territorio e così anche per tutti gli altri territori. Quindi era la macelleria che per gli stranieri era preferita. Quindi lui ci ha visto in questo un'idea geniale, ha deciso di lasciare che l'autotrasporto, il lavoro di autotrasporto lo terminasse il suo dipendente e è andato a scuola di macelleria, quindi ha imparato a tagliare la carne, a distinguere i pezzi di carne e con sua moglie, laureata in economia, hanno deciso di avviare quella che oggi si chiama la macelleria emiliana Ah, a Parma, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, legate soprattutto al fatto che le risorse erano limitate e le uniche che in fase di avvio avevano ricevuto erano quelle del microcredito. Noi con loro abbiamo studiato il business plan, abbiamo capito che davanti avevamo un imprenditore e che quindi sapeva quello che faceva, e che aveva delle capacità che poteva spendere. E a quel punto ci siamo fidati di lui, è partita la macelleria, i primi 8 mesi un disastro perché i debiti continuavano a crescere, i clienti aprivano la porta e si accorgevano che all'interno c'era una persona di colore e chiudevano la porta e tornavano indietro, finché a un certo punto, dall'8° mese, lui ha iniziato ad avere la possibilità di ripagare anche tutti quegli amici e familiari che gli avevano prestato dei soldi da investire nell'attività. Quindi lì ha iniziato a capire che qualcosa stava migliorando, finché a un certo punto ha iniziato a portare anche a casa quel reddito necessario per la propria famiglia ed è arrivato ad assumere 5 dipendenti. Quindi un progetto per il quale non solo si è bello. risolta la difficoltà del nucleo familiare, perché quella famiglia è riuscita ad avere un reddito col quale far fronte ai bisogni propri dei propri figli, ma è riuscita a dare una risposta ad altre 5 famiglie che in quello ci hanno visto un'opportunità lavorativa, una possibilità di reddito. I dipendenti Quindi sono stranieri, li ha assunti come aveva immaginato sì, inizialmente. ha rispettato il suo progetto. Lui è un perfezionista, quindi ha dovuto fare degli aggiustamenti, nel senso che all'inizio lui mi dice: io avevo una coscia di un maiale o di un animale qualsiasi e mi mettevo lì come uno scultore in maniera, diciamo, perfetta a tagliare la carne. Ho capito che i miei clienti non richiedevano quello, richiedevano un altro tipo di servizio, quindi la sua capacità di osservare il cliente, la richiesta del cliente, di dare una risposta è stata quella che poi le ha permesso di vincere, Certo. di fare di un progetto di successo. E invece Certo. l'altro caso che volevi raccontarmi? Ho pensato che potrei raccontarvi le persone che ho incontrato
5 minuti prima Ah, dell'intervista, su cui quindi inizieremo a lavorare. In realtà sono dei coniugi, sempre del territorio. Il Covid li ha colpiti, quindi unico portatore di reddito il papà, cuoco, che ovviamente mm, si è trovato a casa a causa della chiusura nel 2020 dei ristoranti. ristoranti. Noi li abbiamo incontrati e l'idea è quella di riuscire, diciamo, in questo momento in cui i ristoranti stanno ripartendo, quindi questa persona ha ricominciato a lavorare così come era abituato, quindi full time con un contratto a tempo indeterminato. L'idea è quello di inserire tutti gli arretrati all'interno, diciamo, di un unico contributo che le persone possano restituire in un tempo lungo, in Mm. questo caso in 7 anni, in Ah, modo tale da avere, diciamo, l'importo mensile il più basso possibile e che quindi possa essere sostenuto anche in caso di nuova chiusura dei ristoranti. A questo ci abbiamo aggiunto un importo ulteriore attraverso il quale poter finanziare l'iscrizione a scuola guida della moglie, mhm. che avendo avuto i bambini in giovanissima età, a 20 anni, oggi si trova ancora in condizione di essere collocata nel mondo del lavoro e quindi di poter incrementare il reddito familiare, ma a causa dell'assenza della patente di guida questo diventa Certo. difficoltoso, quindi abbiamo pensato di finanziare anche l'acquisizione della patente di guida in modo tale che lei possa iniziare a lavorare, contribuire all'incremento del reddito Certo. familiare e di ridurre il rischio che la nuova chiusura potenziale dei ristoranti possa lasciare nuovamente il nucleo familiare A in una casa. condizione estremamente fragile, Mhm. quindi non solo chiudere ciò che è rimasto indietro, ma rilanciare su una nuova progettualità. Quindi questo è il nostro obiettivo, quello di cercare sempre, come dire, di non appesantire una situazione di fragilità, ma di rilanciarla con una nuova progettualità che permetta al nucleo di evitare di ritornare nella difficoltà iniziale. Ok. Ti ringrazio tantissimo, Monica, di questa intervista Grazie a te. e degli spunti che ci hai dato. Faremo in modo di, insomma, di passarli il più possibile, di condividerle il più possibile anche all'esterno, in modo che tutti possano almeno avere evidenza di quello che state facendo e di conoscere questo bellissimo progetto che appunto ancora magari è poco conosciuto o non è magari stato preso in considerazione, che invece davvero può cambiare la prospettiva. Quindi grazie. Grazie a te Alice e buon lavoro.